Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere il level order traversa, ovvero come attraversare per livelli un albero binario. Per fare questo useremo una coda, ovvero una struttura dati di tipo first in, first out, ovvero il primo elemento che entra sarà anche il primo elemento che esce. L'obiettivo di oggi sarà quindi quello di andare a stampare tutti i nodi dell'albero utilizzando appunto il level order traversa. Vedremo quindi due metodi. Ho scritto qui in parte già le soluzioni dei due metodi. Il primo sarà quello di andare a stampare tutti i nodi dell'albero in una linea sola, il secondo sarà quello di andare a stampare tutti i nodi dell'albero livello per livello. Ok, ora andiamo a vedere insieme l'algoritmo per il primo metodo e andiamo ad applicarlo a questo albero binario. Come prima cosa noterete che ho sottolineato in questo algoritmo due operazioni, l'operazione di enqueue e l'operazione di dequeue. Sono due operazioni principali nella struttura dati di tipo coda. La prima operazione, quella di enqueue, significa inserire un elemento nella coda. La seconda operazione, che è quella di dequeue, significa togliere un elemento dalla coda. Ora andiamo a eseguirlo insieme. Quindi, prima istruzione, andiamo a mettere in coda la root dell'albero. Quindi in questo caso andiamo a mettere in coda l'elemento A. Dopodiché andiamo a fare l'operazione di dequeue e assegniamo al puntatore P l'elemento che stiamo togliendo dalla coda. Dopodiché andiamo a stampare l'elemento puntato da P, che in questo caso è A. Dopodiché andiamo a mettere in coda il figlio destro e il figlio sinistro dell'elemento puntato da P. Quindi in questo caso andiamo a mettere in coda B e C. Come vedete questo è un loop e quindi torniamo all'operazione di dequeue. Andiamo a togliere dalla coda il primo elemento disponibile. Quindi andiamo a togliere dalla coda l'elemento B e assegniamo P a quell'elemento. Dopodiché stampiamo il contenuto del puntatore P, quindi stampiamo B. E dopodiché andiamo a mettere in coda il figlio destro e il figlio sinistro di P. Quindi andiamo a mettere in coda D ed E. Andiamo avanti, andiamo a fare l'operazione di dequeue, quindi togliamo dalla coda l'elemento C, spostiamo il puntatore, andiamo a stampare quindi l'elemento C. A questo punto andiamo a mettere in coda il figlio destro e il figlio sinistro, in questo caso di C, quindi andiamo a mettere in coda F e G. Continuiamo il loop, andiamo a fare l'operazione di dequeue, quindi togliamo dalla coda l'elemento D. A questo punto spostiamo il puntatore su D, dopodiché stampiamo D e mettiamo in coda il figlio destro e il figlio sinistro di D, che sono H e D. Andiamo avanti, operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento E, spostiamo il puntatore e andiamo a stampare E. Dopodiché andiamo a mettere in coda il figlio destro e il figlio sinistro di E. In questo caso E non ha figli, quindi non mettiamo in coda nulla. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue. Togliamo dalla coda F e spostiamo il puntatore. Andiamo quindi a stampare F. Dopodiché andiamo a mettere in coda il figlio destro e il figlio sinistro di F, che sono L e M. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue. Dopodiché spostiamo il puntatore. Stampiamo il contenuto del puntatore, che è G. Andiamo a mettere in coda il figlio sinistro e il figlio destro di G. In questo caso esiste solo il figlio destro, quindi andiamo a mettere in coda N. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo H dalla coda, spostiamo il puntatore, stampiamo quindi H e mettiamo in coda il figlio destro e il figlio sinistro di H. H non ha figli, non mettiamo in coda nulla. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, spostiamo il puntatore, stampiamo quindi l'elemento a cui punta P, che in questo caso è I, mettiamo in coda i figli di I. I non ha figli, non mettiamo in coda nulla. Andiamo avanti, operazione di dequeue, togliamo L dalla coda e spostiamo il puntatore. Stampiamo quindi L e mettiamo in coda i figli di L. L è una figli, non mettiamo in coda nulla. Andiamo avanti, altra operazione di dequeue, togliamo dalla coda M, spostiamo il puntatore. Dopodiché stampiamo M e mettiamo in coda i figli di M. M è una figli e andiamo avanti. Facciamo ancora l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda N, spostiamo il puntatore, stampiamo N, dopodiché mettiamo in coda il figlio destro e il figlio sinistro di N, ma N non ha figli e quindi non mettiamo in coda nulla. A questo punto la coda è vuota e quindi l'algoritmo termina. Andiamo quindi a confrontare il nostro risultato con la soluzione scritta qui in parte. Come vedete le due stringhe coincidono e quindi l'algoritmo è corretto. Abbiamo quindi stampato tutti i nodi dell'albero in una sola linea utilizzando il level order traversa. Ora andiamo a vedere insieme il secondo metodo, ovvero come andare a stampare i nodi di quest'albero livello per livello. Dunque in questo metodo, l'algoritmo l'ho scritto qui a parte, come sempre, la cosa importante è andare a
capire quando inizia un nuovo livello. Andiamo a vedere insieme questo algoritmo in modo pratico, in modo tale da poter capire questo piccolo trucchetto. Quindi come prima cosa andiamo a mettere in coda la root, ovvero l'elemento A. Dopodiché andiamo a mettere in coda l'elemento null. Sarà quindi proprio questo elemento null che ci permetterà di capire quando finisce un livello e quando ne inizia un altro. Dopodiché, come nell'algoritmo precedente, entriamo in un loop. Come prima cosa andiamo a fare l'operazione di dequeue. Quindi andiamo a togliere dalla coda il primo elemento. Dopodiché andiamo a far puntare P a questo elemento. Dopodiché entriamo in questa condizione, andiamo a verificare se P punta a null. In questo caso P punta all'elemento A, quindi entriamo nel ramo else e andiamo a stampare l'elemento contenuto nel puntatore P. Dopodiché, come nel metodo precedente, andiamo a mettere in coda il figlio destro e il figlio sinistro dell'elemento puntato da P. Quindi in questo caso il figlio destro e il figlio sinistro di A, che sono B e C. Andiamo avanti e andiamo a fare l'operazione di dequeue. Quindi togliamo dalla coda un altro elemento. In questo caso abbiamo tolto dalla coda null, quindi P punterà a null. Andiamo a verificare la condizione è vera in questo caso perché P punta a null. Andiamo a cambiare di livello. Cambiare di livello semplicemente possiamo andare a stampare il carattere /n per esempio. Dopodiché andiamo a mettere in coda l'elemento null. Andiamo avanti e facciamo l'operazione di dequeue. Togliamo dalla coda il prossimo elemento. Il prossimo elemento è B. Quindi andiamo a far puntare P a B. La condizione è falsa ovviamente perché P punta a B in questo caso, quindi andiamo a stampare B. Dopodiché andiamo a mettere in coda il figlio destro e il figlio sinistro di B. Quindi andiamo a mettere in coda D ed E. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento C, facciamo che P punta a C. Verifichiamo la condizione è falsa, andiamo a stampare C. Andiamo a mettere in coda i figli di C, quindi andiamo a mettere in coda F e G. Dopodiché andiamo avanti e facciamo operazione di dequeue ancora. Togliamo dalla coda l'elemento null questa volta e P punterà a null. La condizione in questo caso risulta vera, quindi andiamo a cambiare di livello, quindi stampiamo il carattere /n. Dopodiché andiamo a mettere in coda null. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento D. P punterà a D. Verifichiamo la condizione è falsa, andiamo a stampare D. E andiamo a mettere in coda i figli di D, che sono H e D. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento E, andiamo a far puntare P ad E. Condizione falsa, andiamo a stampare E. Mettiamo in coda i figli di E. E non ha figli, non mettiamo in coda nulla. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento F. Facciamo puntare P ad F. La condizione è falsa, stampiamo F. Mettiamo in coda i figli di F che sono L e M. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento G. Facciamo puntare P a G. Dopodiché stampiamo G perché la condizione è falsa. Mettiamo in coda i figli di G, l'unico figlio di G ed N, quindi mettiamo in coda N. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento null. P punterà a null. Ora la condizione è vera e vado a fare il cambio di livello, quindi andiamo a stampare il carattere /n. Dopodiché andiamo a mettere in coda null. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento H. Facciamo puntare P ad H. La condizione è falsa, vado a stampare H. Dopodiché metto in coda i figli di H, ma H non ha figli, quindi non metto in coda nulla. Vado avanti, faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento I. Faccio puntare P ad I. La condizione è falsa, vado a stampare I. I non ha figli, non metto in coda nulla. Vado avanti, tolgo dalla coda l'elemento L. Faccio puntare P ad L. La condizione è falsa, vado a stampare L. L non ha figli, non metto in coda nulla. Vado avanti, faccio l'operazione di dequeue. Tolgo dalla coda l'elemento M. Faccio puntare P a M. Verifico la condizione è falsa, entro nel ramo else e stampo M. Metto in coda i figli di M, M non ha figli, non metto in coda nulla. Vado avanti, faccio l'operazione di dequeue. P punterà a N. La condizione è falsa ancora, vado a stampare N. N non ha figli, non metto in coda nulla. Dopodiché faccio ancora l'operazione di dequeue. Tolgo dalla coda l'elemento null. P punterà a null. Verifico la condizione è vera e cambio di livello, quindi vado a stampare il carattere /n. Dopodiché metto in coda null. Come potete vedere, ora abbiamo due null consecutivi. Quindi quando andiamo a incontrare in questo algoritmo
due null consecutivi, l'algoritmo termina. Andiamo quindi a verificare il nostro risultato con la soluzione scritta qui in parte. Come vedete, le due soluzioni sono identiche, quindi l'algoritmo è corretto. Infine andiamo a notare che abbiamo attraversato quest'albero livello per livello, quindi nel livello 1 abbiamo solo l'elemento A, nel livello 2 abbiamo B e C, nel livello 3 abbiamo D, E, F e G e nel livello 4 abbiamo H, I, L, M, N. Un'ultima considerazione riguarda la complessità di questi due algoritmi. Come avete potuto notare, in entrambi gli algoritmi andiamo a visitare i nodi di quest'albero una e una sola volta. Quindi la complessità di questi due algoritmi sarà O grande di n. E per oggi è tutto, spero che questo semplice video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video, grazie mille.